Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione vi voglio parlare dei vari strumenti che abbiamo a disposizione per poter creare dei formati personalizzati, ovvero delle squadrature o cornicette, chiamatele come volete, con relativi cartigli che ci consentono di creare poi delle tavole quotate o dei disegni completi di tutte le informazioni necessarie, come possono essere la scala, il formato, la data, eccetera, eccetera. Quindi, prima di cominciare, vi chiedo come al solito di iscrivervi al canale e vi suggerisco anche di mettervi comodi perché il video sarà abbastanza lungo e nonostante questo però non riusciremo a creare da zero un formato professionale dotato di tutti i dettagli che normalmente sono richiesti, ma comunque avrò modo di mostrarvi tutte le funzionalità che vi possono servire e rendervi autonomi nella creazione di un formato professionale. A questo punto vi spiego che cos'è un formato. Un formato non è altro che un file con estensione FRM, quindi Firenze, Roma, Milano, facendo lo spelling. È solo dei file che devono essere salvati in un'opportuna cartella che vengono poi utilizzati o per creare dei nuovi disegni o vengono recuperati quando andiamo ad aprire dei vecchi disegni fatti con quei formati stessi. In particolar modo la cartella dei formati deve essere in generale impostata correttamente e può essere personalizzata, diciamo, e quindi arricchita poi dei vari formati che nel tempo andremo a fare. La cartella dei formati va settata andando a modificare un'opzione del Config Pro, quindi andando a fare File, Opzioni, ancora Opzioni, Editor, Configurazione. L'opzione relativa è l'opzione Pro Format Dir, che adesso vi mostro perché ce l'ho nel mio config.pro ed è questa, e che deve avere come valore il percorso alla cartella che per noi sarà la cartella dove andremo a salvare appunto i formati. Nel mio caso ovviamente il percorso è questo. In maniera simile potremo anche andare a impostare la cartella dove normalmente andiamo a salvare le tabelle, eccola qua, che è Pro Table Dir, anche questa con il suo bel valore, con il suo bel indirizzo, e è anche comodo andarsi a creare una cartella dove andiamo a salvare tutti i simboli, e questa cartella deve essere indicata dall'opzione Pro Symbol Dir e come valore deve avere appunto il percorso della cartella stessa. Questo vale anche per tante altre cartelle, ma lo vedremo più avanti. Il formato è quel file, tra l'altro, che andiamo ad utilizzare quando vogliamo fare una messa in tavola. Non solo con un foglio vuoto, ma con un formato. Quindi andiamo a creare un disegno. Sotto specifica maschera scegliamo vuota con formato e qui, cliccando su sfoglia, accediamo alla cartella dei formati e andiamo a scegliere il formato che vogliamo utilizzare in questo caso. Quindi il formato si porta dietro la dimensione del foglio su cui è stato costruito, quindi se è un formato A4, appunto si porterà dietro anche la dimensione del foglio A4. Quindi andiamo a creare un formato, annulliamo queste finestre perché in realtà non voglio creare al momento nessun disegno, lo faremo poi dopo per fare dei test e verificare se il formato che abbiamo costruito è corretto o presenta degli errori che comunque all'inizio possono capitare. Quindi andiamo a fare un formato, nuovo file, formato, come tipo scegliamo appunto formato, gli diamo un nome, io in genere uso un nome un minimo codificato per capire di che cosa si tratta. Quindi sarà un formato A4 con orientamento verticale, quindi ci metto una bella V e visto che già ne ho altri delle stesse dimensioni gli aggiungo anche un suffisso che sta per livello base, gli do un ok, scelgo l'orientamento del formato che sarà verticale, scelgo la dimensione standard del foglio che sarà un A4. Ok.
entriamo nell'ambiente formato, che è un ambiente bidimensionale, quindi si può muovere al suo interno con lo zoom e con il tasto centrale che mi consente di spostare il foglio sullo schermo, e volendo possiamo usare anche il riadatta. Gli strumenti che andremo a utilizzare molto più frequentemente sono le tabelle, gli sketch e anche in minima parte lo strumento a nota. Lo sketch, lo strumento che utilizzeremo inizialmente, sono un insieme di strumenti di disegno bidimensionale, e a questo punto lo utilizziamo per fare la cornicetta, diciamo, come la chiamo io, all'interno del foglio, o la squadratura del foglio, se vogliamo usare un termine un pochino più tecnico. Normalmente io la faccio con questo comando offset spigolo. Visto che la devo fare su più lati, gli dico catena entità e con un box da destra a sinistra seleziono i 3 lati inferiori, quindi il lato sinistro, il lato destro e il lato inferiore, tasto centrale e gli do un offset negativo perché la freccia è verso l'esterno, quindi invece l'offset voglio verso l'interno, quindi un offset negativo di 10 mm con un bel meno davanti. Confermo e poi scelgo entità singola, seleziono anche il lato superiore che non avevo selezionato prima, in questo caso gli do un offset di 11. Questo mi serve per rendere l'altezza della cornicetta un numero pari e quindi facilmente divisibile per 6, perché poi andrò a creare 6 divisioni appunto per definire quelle che sono le coordinate. A questo punto sono ancora dentro il comando di offset spigolo, faccio tasto centrale ancora ed esco dal comando. Di nuovo prendo un ulteriore strumento che è questo, che mi consente appunto di rifilare queste linee. Seleziono la prima, premo CTRL, seleziono la seconda. Di nuovo ripeto l'operazione, seleziono il primo lato, tasto CTRL e seleziono il secondo. Ok, adesso voglio fare il cartiglio, poi successivamente cercheremo anche di inserire quelle che sono le coordinate. Il cartiglio normalmente io lo faccio, ed è in genere la cosa consigliabile, con lo strumento tabella. Le tabelle le posso fare in tanti modi. Da qui posso fare delle tabelle di massimo 10x8 colonne per righe, oppure posso utilizzare il comando inserisci tabella, oppure posso inserire delle tabelle già salvate precedentemente o utilizzare delle tabelle rapide già costruite per diverse funzionalità, e questo appunto lo vedremo. In questo caso io preferisco utilizzare, mi è più comodo, inserisci tabella. Scelgo che voglio fare una tabella che innanzitutto sarà agganciata verso l'angolo in basso a destra alla tabella stessa e si aggancerà appunto all'angolo in basso a destra del cartiglio, quindi questa cosa mi è comoda, e quindi clicco qui. E tra l'altro con questa opzione io vado a gestire anche l'eventuale verso di crescita della tabella qualora raggiungessi righe o colonne, quindi crescerà verso l'alto e verso sinistra come indicato dalla freccia. Da qui scelgo il numero di colonne e il numero di righe. Io voglio 10 colonne e 4 righe. Levo il flag da regolazione automatica dell'altezza perché voglio che l'altezza sia fissa e non cambi e sia pari a 6 esattamente come è di default. Mentre per la larghezza dobbiamo fare un piccolo ragionamento matematico, ovvero sappiamo che la larghezza, la squadratura è da 190 perché il foglio A4 sul lato corto è largo 210 mm, a cui dobbiamo sottrarre i due offset da 10 che abbiamo su entrambi i lati, quindi 20, quindi 210 meno 20 fa 190. E 190 diviso le 10 colonne che vogliamo ottenere fa 19 chiaramente. E quindi vogliamo delle colonne da 19 di larghezza. Confermo. A questo punto la tabella mi viene mostrata in quello che è il suo profilo esterno. Posso decidere di agganciarla al vertice di un lato della mia squadratura cliccando ad esempio qui, e come vedete in questo modo lui mi fa selezionare il lato, ma se io mi metto vicino a un vertice appunto mi evidenzia il vertice stesso. Quindi clicco qui,
tasto centrale e la tabella appunto è stata creata. Le tabelle possono essere gestite in tanti modi. Ovviamente questo agganciamento a questo vertice non è rigido, nel senso che se in realtà io seleziono la tabella e la trascino, questo si sposta. Però è uno snap, diciamo, è un vincolo momentaneo a quel punto, ma semplicemente per posizionarla con precisione. Le tabelle sono costituite appunto da celle, righe, colonne e quindi queste varie entità possono essere selezionate in vari modi, è importante saperlo. Ad esempio, se voglio selezionare l'intera tabella è sufficiente avvicinarmi, rimanendo nella scheda tabella, è sufficiente avvicinarmi ad uno dei 4 angolini di questa tabella, che la tabella stessa mi viene preselezionata, quindi evidenziata. Se poi la voglio selezionare è sufficiente confermare col tasto sinistro. In maniera simile, se voglio selezionare una colonna, mi devo avvicinare o dall'alto o dal basso alla colonna stessa. Questa mi viene preselezionata e quindi è sufficiente poi cliccare col sinistro per selezionarla. Stessa cosa per le righe, da sinistra o da destra. Andrò a preselezionare la riga e quindi cliccando la seleziono. Se voglio invece selezionare una cella, basta che vado all'interno di una cella. Se invece voglio usare un'altra tecnica, posso andare all'interno di una cella, mi viene preselezionata la cella, ma se faccio tasto destro mi viene preevidenziata la riga e poi ancora tasto destro la colonna e poi ancora tasto destro l'intera tabella finché non ho trovato ciò che mi interessa e che quindi confermo con il tasto sinistro. Inoltre posso anche usare il filtro di selezione per decidere esattamente cosa voglio selezionare. Ricordatevi poi di rimetterlo su generale perché altrimenti sarete obbligati a selezionare sempre quello che avete scelto prima e questo vi potrebbe innervosire non poco. Useremo per andare avanti nella definizione del cartiglio molto spesso il comando unisci celle perché le celle delle tabelle le possiamo unire appunto con questo comando sia in orizzontale che in verticale che in diagonale. E possiamo anche andare a dividere delle celle che però sono state precedentemente unite, ovvero non posso andare a dividere questa cella perché questa cella è nata così, quindi non posso ulteriormente scomporla. Quello che potrò fare è aggiungere eventualmente delle righe o delle colonne per poi ridimensionarle e far sì che sembrino la divisione di una cella, ma in realtà non è così. Vado veloce perché altrimenti il video diventa eccessivamente lungo. Vado a unire tutte le celle all'interno del quale voglio inserire dei valori che sono abbastanza ingombranti e quindi ho bisogno di unire alcune celle. Quindi ho attivato il comando unisci celle, è sufficiente fare un clic sulla prima e sulla seconda cella e lui le unirà, quindi seleziono la prima e la seconda, ancora voglio unire anche queste, la prima e la seconda, e vado avanti su tutte le celle che voglio unire. Qua ne voglio unire 4, quindi sempre la prima e l'ultima, vado a selezionare e me le unisce tutte e 4. Anche qui ne voglio unire 4, idem qui, seleziono la prima e l'ultima, e sempre la prima e l'ultima. Poi voglio anche unire queste 6 celle e farle diventare un'unica cella, quindi clicco qui e in diagonale clicco qui. Ok, oltre a unire o dividere le celle, posso anche nascondere i bordi delle celle stesse. In particolar modo in Creo 11, questo verificate perché probabilmente se avete delle versioni più vecchie non avrete questa possibilità. In Creo 11 posso anche andare a nascondere i bordi perimetrali della tabella, quindi quelli esterni. Nelle vecchie versioni invece potevo farlo solo sui bordi interni e non potevo farlo sui bordi perimetrali. Per farlo però è sufficiente comunque selezionare la tabella, attivare visualizzazione righe, disattiva è già selezionato e è sufficiente andare poi a cliccare su tutti i bordi che voglio nascondere. All'inizio ci litigherete un po' con questo comando, poi ci farete l'abitudine, è sufficiente cliccare non proprio sopra ma vicino al bordo che vogliamo nascondere.
ok, tasto centrale e ancora tasto centrale per uscire dal comando. Ok, la tabella è costruita correttamente. A questo punto vado a inserire i vari campi che voglio che vengano mostrati nel mio cartiglio. Ad esempio, in questo angolino in basso a destra voglio mostrare il numero di pagina e il numero totale di pagine, e quindi seleziono la cella, faccio un doppio clic per far apparire il cursore, scrivo page, punto, uno spazio e vado su inserisci campo, che è molto comodo, e gli posso dire numero foglio. Attenzione, non gli date nome foglio, ma scegliete numero foglio. E lui mi scriverà e commerciale sheet number. Lo spazio già me l'ha messo, quindi scrivo D, ancora spazio, di nuovo inserisci campo, totale fogli. Quindi lui mi ha scritto questa, diciamo, con questo linguaggio un po' particolare, mi ha scritto questa serie di informazioni che appunto poi si trasformeranno in valori. Ovvero, quando andrò a fare un disegno verrà scritto, e se questo disegno avrà un'unica pagina, verrà scritto pagina 1 di 1, e quindi abbiamo questa informazione. Data, voglio inserire la data qui, data, due punti, spazio, e qui gli vado a dire inserisci campo data corrente. Questa è un'informazione particolare, è un parametro particolare del disegno, perché appena utilizziamo questo formato per fare un disegno, questo parametro si compilerà con la data corrente di quel momento lì e diventerà un testo, e quindi potrà essere modificata solo manualmente e non si aggiornerà ogni volta che noi andremo ad aprire il disegno, anche se in giorni diversi. Rimarrà un testo fisso, una data fissa, e potremo modificarla solo manualmente, questo perché ovviamente serve a memorizzare la data di creazione del disegno. Poi qui scriviamo formato con la F maiuscola, possibilmente, due punti, e andiamo a inserire il campo, inserisci campo, formato, eccolo qua. Qui andiamo a inserire la scala, due punti, spazio, inserisci campo, scala. Ok, sulla parte sinistra della tabella vogliamo inserire qui il nome del modello o il nome del disegno. È sostanzialmente la stessa cosa, perché in genere il disegno deve avere lo stesso nome del modello. Scriviamo nome, due punti, ma può essere codice, può essere item, può essere, possiamo scriverci un prefisso che preferiamo, e poi andiamo a dirgli inserisci campo nome modello. E quindi lui, come vedete, ogni parametro lo precede dalla E commerciale e poi scrive il nome del parametro stesso. Questo è un parametro che poi, ripeto, si compilerà con il nome del file che andremo a utilizzare per fare la messa in tavola. Ok, abbiamo finito i parametri che sono sostanzialmente recuperabili da inserisci campo. Perché? Perché non tutti i parametri che potremmo inserire nel cartiglio li troviamo qui dentro, alcuni ce li dobbiamo andare a cercare. E quindi andiamo sul modello 3D. Perché ci dobbiamo andare a cercare? Perché alcuni parametri verranno cercati direttamente nel modello 3D, che può essere una parte o un assieme o una parte di lamiera. E i parametri dove li troviamo? Li troviamo sotto strumenti, parametri. E ne abbiamo diversi, abbiamo dei parametri, diciamo, che vengono forniti già di default con Creo Parametric, come ad esempio il description o il modeled by, e questi sono entrambi già compilati, perché li ho compilati io, con dei valori prova formati per quanto riguarda la descrizione, e ingegnati e crea per quanto riguarda il modeled by, che ovviamente sta a indicare il disegnatore o il modellatore, colui che ha creato il modello. Ci sono poi altri parametri che sono comunque importanti, anche questi si compilano, anzi questi si compilano in automatico, che sono questi due, il PTC Master Material e il PTC Reported Material.
PTC Reported Material in realtà in questo caso mostra questo valore dove c'è scritto lista, ma in realtà poi sul disegno mostrerà quest'altro valore, è sostanzialmente il parametro di output di tutti i materiali che noi possiamo avere inserito all'interno del modello, perché essendo i modelli in Creo anche multibody potremmo inserire più materiali, e il primo probabilmente è quello che viene definito come master material. Poi abbiamo le proprietà di massa che troviamo da qui sotto proprietà di massa generate in questo menu a tendina. Le proprietà di massa importanti sono ovviamente la massa, quindi questo primo parametro, il ProMP Mass, che ci dà esattamente il peso del modello. Altri parametri che però probabilmente si trovano solo su Creo 11 o quantomeno sulle ultime versioni di Creo sono le unità del modello, perché sono dei parametri relativi alle varie dimensioni che possiamo avere nel modello CAD, quindi lunghezza, massa, forza, tempo, temperatura, eccetera, e ci mostra quelle che sono le unità di misura attualmente impostate in questo modello per queste grandezze. E quindi può essere anche utile andare a richiamare questi parametri nel cartiglio. Andiamo appunto nel cartiglio, ritorniamo nel formato e quindi andiamo a inserire in questa casella, andiamo a inserire il peso o la massa. In realtà il concetto di peso differisce leggermente rispetto al concetto di massa, però al di là di queste disquisizioni puramente fisico-tecniche, andiamo a scrivere che il peso deve essere preso dal parametro che andiamo a richiamare con la E commerciale, che il parametro si chiama PRO, quindi Pro underscore MP underscore mass. Questo è un parametro numerico, è un numero reale, quindi presenterà dei valori decimali, in genere di default è impostato a 3 valori decimali, ma essendo un peso possiamo anche decidere di non mostrare tutti i valori decimali. Per fare ciò è sufficiente scrivere parentesi quadra, punto, il numero di cifre decimali che vogliamo mostrare, ad esempio una, chiusa la parentesi quadra. Ma poi vogliamo anche mostrare le unità di misura, quindi andiamo a scrivere E commerciale, PTC, units, mass, che è appunto il parametro che mostra l'unità di misura per la massa, che quindi sarà chilogrammi. Qui a fianco invece vogliamo mostrare quelle che sono le unità di misura per le lunghezze, e scriviamo E commerciale PTC units length. Ok. Qui sopra invece vogliamo mostrare il materiale. Due punti, spazio, PTC Reported Material. Ok. Poi qui invece andiamo a richiamare un parametro di default, ovvero la descrizione. Il parametro si chiama description, quindi descrizione, che è semplicemente un'intestazione, due punti, spazio e commerciale, come al solito, e scriviamo description. Qui sopra scriviamo disegnato da, due punti, spazio. Volendo potremmo andare a richiamare il parametro modeled by, ma per mostrarvi anche un altro aspetto possiamo anche scrivere un testo fisso che quindi non si aggiorna, perché magari siamo sempre noi a disegnare i modelli, quindi non c'è bisogno ogni volta di far sì che quel parametro si aggiorni, perché è sempre lo stesso valore. Quindi gli scrivo ingegnati e crea. Manca un'altra informazione che in genere è importante, che è appunto il simbolo che rappresenta il tipo di proiezione che si utilizza in questi disegni. I simboli si possono creare, si possono fare all'interno di Creo Parametric, ma non è questo il momento per spiegarvi come farli. Io già ce n'ho uno che è fatto per trasmettere questa informazione, quindi si va sotto annota, si sceglie simbolo, si va su raccolta, ed è questo, simbolo di proiezione europeo.
Questo io lo seleziono, lo piazzo all'interno con un ulteriore clic. In realtà non mi serve poi in questa posizione, voglio che il simbolo sia legato alla tabella, sia solitario alla stessa tabella e quindi sia salvato al suo interno. Però avendolo trascinato dentro, questo simbolo viene memorizzato all'interno del formato, anche se io poi lo cancello come faccio in questo momento. A questo punto di nuovo vado su tabella, faccio un doppio clic, poi clicco fuori, faccio in modo che l'allineamento del testo nella tabella sia centrato sia in orizzontale che in verticale. Di nuovo faccio un doppio clic e vedo che adesso il cursore lampeggia al centro e scrivo e-commerciale sim aperta parentesi tonda e dentro la parentesi ci devo scrivere il nome del simbolo che vogliamo far apparire qui dentro, che è simbolo underscore di underscore proiezione underscore europeo, chiusa parentesi. Questo è un simbolo che ha la capacità di adattarsi all'altezza del testo impostata e so già che l'altezza giusta non deve essere 3 ma deve essere 16, quindi vado a cambiare l'altezza del testo all'interno di quella cella e quindi la porto a 16 in modo tale che il simbolo sia più visibile. Direi che ho fatto tutto quello che era necessario, però è sempre bene fare delle prove, quindi innanzitutto salvo il formato, mi viene proposta come cartella di salvataggio la stessa cartella che avevo impostato anche nel Config Pro, gli do un ok perché l'avevo in realtà già impostata come direttore di lavoro. A questo punto faccio una prova, vado sul modello 3D, vado a fare un nuovo file di disegno, ok, vuota con formato, scelgo il formato appena salvato, in realtà lo potrei scegliere anche da sfoglia. Ok, ancora, come vedete siamo nell'ambiente di disegno, stiamo utilizzando il formato che abbiamo creato prima e le informazioni si sono aggiornate quasi tutte tranne quella del materiale, ma evidentemente c'è un errore, probabilmente manca la e-commerciale. Quindi questo si è compilato, ci mostra la descrizione che era scritta nel file, questo è il nome del file stesso, il formato, la scala, l'unità di misura delle lunghezze, la massa con l'unità di misura delle masse, la data e il numero di pagina e il numero totale di pagine. Ritorniamo nel formato, andiamo a correggere l'errore. Sì, chiaramente ho dimenticato la e-commerciale. Ok, di nuovo vado a fare un salvataggio. Adesso voglio mostrarvi un'ultima cosa, ovvero la possibilità di inserire anche le coordinate. Io normalmente lo faccio con delle tabelle che mi creo ad hoc. In effetti posso dirgli tabella da file, mi vado a prendere una tabella che ho già fatto, che ho chiamato coordinate verticali per A4 verticale. I file di tabella hanno estensione TBL, scelgo quella tabella, gli dico di piazzarla sempre sul vertice che gli andrò a selezionare come abbiamo fatto anche prima, clicco qua, tasto centrale, mi viene mostrata questa tabella che ha il bordo sinistro e il bordo destro interamente nascosto. Stessa cosa per le coordinate orizzontali, apri, la aggancio qui, l'unica cosa è che questa tabella ha il punto di aggancio che è in basso a destra, io però gli dico sposta speciale, seleziono il punto in alto a destra, scelgo sempre di agganciarla al vertice della linea, seleziono la linea, gli do ok e adesso ho anche le coordinate orizzontali. Quindi, giusto per fare un'ultima prova, il disegno che ho fatto prima
lo cancello, oppure posso fare una cosa, posso andare qua su A4. Scusatemi, però vado a salvare il nuovo formato perché non l'ho ancora salvato, per sicurezza lo risalviamo, ritorno sul disegno, vado qui e gli faccio risfogliare il cartiglio e appunto vado a prendere questo. Ok, rimuovi tutto, sì, e adesso si è aggiornato anche il parametro del materiale, così come posso vedere anche le coordinate del foglio. Ok, ritorno sul formato e oltre a salvare il formato faccio un'altra operazione importante, andando a selezionare la tabella, vado a salvarla. In realtà l'avevo già salvata, ma la sovrascrivo a quella che ho salvato precedentemente. Salva. Questo perché? Perché se voglio fare un formato di altre dimensioni, ad esempio A3, A2, A1 e così via, non c'è bisogno che rifaccio il cartiglio. Se ho già un cartiglio fatto bene, mi recupero quello e lo importo. Quindi vi faccio vedere nuovo formato A3. In genere l'orientamento è orizzontale, live base, ok, vuota, quindi orizzontale, A3, ok, faccio la stessa cosa che abbiamo fatto prima per quanto riguarda la squadratura, quindi spigolo, catena entità, seleziono questo, tasto centrale, meno 10, poi entità singola, questa, e gli dico 11, poi vado a rifilare al solito questi due lati e a questo punto la tabella già ce l'ho, quindi la vado a recuperare, quindi vado a fare tabella da file, cartiglio livello base, apri, seleziono la modalità di aggancio, gli do il punto di aggancio, tasto centrale e ho già il cartiglio fatto. Di conseguenza è sufficiente adesso salvare questo formato per avere anche il formato A3. Direi che vi ho detto tutto, vi saluto, vi mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!